Bentornati sul mio canale con un nuovo tutorial. Come avete visto nell'anteprima iniziale, oggi realizzeremo insieme una copertina da neonato. Per quanto riguarda il materiale, sto usando il Baby Soft della lana gatto. Sono gomitoli da 50 grammi, sto utilizzando questo colore neutro molto bello e particolare. Nel box informazioni vi lascio tutte le indicazioni per poter acquistare il mio stesso filato. Sono gomitoli da 50 grammi ed è molto morbido e nella composizione abbiamo 100% di pura lana vergine merino e poi abbiamo anche l'aloe vera. L'aloe vera rende il filato morbido e delicato sulla pelle. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 170 metri. Sull'indicazione c'è scritto come lavare e stirare. È indicato anche il numero di uncinetto, che è il numero 4, però io andrò ad iniziare con l'uncinetto del 4 e poi andrò a lavorare con il 3,5 per rendere la copertina più compatta. Poi dipende dalla vostra mano, fate un piccolo campione e vi rendete conto. Detto ciò, possiamo iniziare. Vi faccio vedere con un campione la lavorazione del punto. Il multiplo del punto di 8 più 4. Nel progetto originale ho avviato 144 catenelle più 4. Voi vedete quanto volete lunga la vostra copertina e avviate le vostre catenelle. Con questo filato e l'uncinetto del 4, queste 144 più 4 corrispondono a circa 80 centimetri. Quindi avvio le mie catenelle. Se volete una copertina più grande, basta avviare 8 catenelle in più e alla fine 4, quindi 8 più 8 e alla fine sempre 4. Avviate le vostre catenelle, aggiungiamo le 4 catenelle finali. 1, 2, 3 e 4. Queste 4 catenelle ci servono per iniziare e terminare la lavorazione uguale. Ora aggiungo una catenella in più che mi serve per voltare. Cambio l'uncinetto da 4 passo al 3,5. Non vado sulla prima catenella ma sulla seconda e vado a lavorare un totale di 148 maglie basse, perché io ho avviato 144 più 4. In ogni catenella vado a lavorare una maglia bassa. Lavorate le maglie basse, ora vado a voltare il lavoro e preparo la base per il punto. Vado a lavorare in questo giro maglie alte. Vado a sostituire la prima maglia alta lavorando una maglia bassa senza fare la catenella, quindi entro nella maglia bassa sottostante, lavoro una maglia bassa, ho due asoline nella maglia bassa, non vado sulla prima ma sulla seconda, prendo l'asolina laterale, entro, prendo il filo e chiudo con una maglia bassa. Quindi queste due maglie basse una sull'altra sostituiscono la maglia alta e poi vedete come viene dritto il bordo. In ogni maglia bassa sottostante vado a lavorare un giro di maglie alte. Vado a fianco, maglia alta. Una volta fatto questo, giriamo il lavoro e dobbiamo alternare adesso 4 maglie alte e dobbiamo lavorare il punto treccia che è formato da 4 doppie maglie alte. Iniziamo con 4 maglie alte semplici. Quindi entro nella prima maglia sottostante,
senza fare la catenella, lavoro una maglia bassa. Prendo l'asola laterale, prendo il filo e lavoro un'altra maglia bassa. Questa è la nostra prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco 3, a fianco 4. Ora dobbiamo lavorare il punto treccia. Dobbiamo prendere il filo sull'uncinetto 2 volte. Dobbiamo saltare 2 maglie di base e nella terza dobbiamo lavorare una doppia maglia alta presa in rilievo davanti. Quindi con l'uncinetto entriamo dal dietro, spostiamo l'asola sul davanti e chiudiamo le asole a 2 a 2. 1, 2 e le ultime. Ora di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado sulla quarta maglia alta. Dal dietro passo l'uncinetto, lo faccio passare l'asola sull'uncinetto sul davanti, prendo il filo e chiudo le asole a 2 a 2. Ora dobbiamo lavorare le prime 2 maglie alte. Quindi abbiamo lavorato le ultime 2, prendiamo sempre il filo 2 volte sull'uncinetto e vado sulla prima maglia che abbiamo saltato. Quindi entro sempre con l'uncinetto spostando la maglia alta sul davanti, prendo il filo e vado a chiudere le asole a 2 a 2. Vado a lavorare l'ultima maglia che è la seconda maglia alta, quindi entro, prendo la maglia alta, prendo il filo e vado a chiudere le asole a 2 a 2. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Man mano che andiamo avanti con la lavorazione, vedete come si forma la treccia. Ora devo lavorare 4 maglie alte semplici, quindi entro a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco 2, a fianco 3 e a fianco 4. Vado a ripetere il punto treccia, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto. Abbiamo a disposizione 4 maglie alte. Salto la prima e la seconda e vado a lavorare la terza in rilievo avanti. Quindi prendo il filo e lavoro chiudendo le asole a 2 e abbiamo fatto questo piccolo incrocio. Di nuovo 2 volte l'asola, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo l'ultima che è la quarta maglia alta in rilievo avanti e chiudo le asole a 2 a 2. Ora devo ritornare indietro, passando sul davanti. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia che ho saltato, quindi prendo il filo e chiudo le asole a 2 a 2. Di nuovo 2 volte il filo e vado a lavorare la seconda maglia, quella centrale, sempre in rilievo avanti. E abbiamo formato un'altra piccola treccia. Ora vado a lavorare 4 maglie alte semplici, 1, 2, 3 e 4. Vi faccio rivedere la treccia, quindi 2 volte il filo su un uncinetto, abbiamo 1, 2, 3 e 4 maglie a disposizione, salto 1 e 2 e sulla terza
maglia alta, entro dal dietro spostando la maglia alta sull'uncinetto. Prendo il filo e lavoro la maglia alta a rilievo, la doppia maglia alta a rilievo avanti. Vado sull'ultima che è la quarta, prendo il filo e lavoro la doppia maglia alta. 2 volte il filo sull'uncinetto, passo con l'uncinetto davanti alle 2 doppie maglie alte, vado sulla prima che ho saltato, prendo la maglia alta spostandolo sul davanti dell'uncinetto e lavoro la doppia maglia alta. Adesso lavoro l'ultima, che è la maglia centrale, sempre a rilievo avanti. E poi 4 maglie alte semplici, quindi alterniamo 4 maglie alte semplici e punto treccia che è formato da 4 doppia maglia alta. Ecco come si presenta il lavoro. Ora, come abbiamo iniziato con le 4 maglie alte, così dobbiamo terminare. Inizio e fine rimane uguale, apriamo e chiudiamo con 4 maglie alte. Questa è la terza maglia alta e quarta maglia alta. Voltiamo il lavoro e iniziamo sempre con una maglia bassa in sostituzione della maglia alta. Prendo l'asola laterale, prendo il filo e lavoro una seconda maglia bassa. Ora continuo con le maglie alte di un totale di 4. A questo punto ci ritroviamo le doppie maglie alte dal rovescio e per far risultare la doppia maglia alta dal diritto lavoreremo dal rovescio e dobbiamo prendere le maglie in rilievo dietro. Abbiamo le 4 maglie consecutive, lavoro la prima prendendo l'asola e spostandola verso il dietro. Prendo il filo e chiudo le asole a 2 a 2. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sulla seconda doppia maglia alta prendendo sempre l'asola spostandolo verso il dietro e chiudo le asole a 2 a 2. Quando giriamo dal diritto vediamo la continuità del punto. Abbiamo le doppie maglie alte lavorate dal diritto. 2 volte il filo sull'uncinetto, ora ho le ultime 2, quindi sempre dal dietro sposto l'uncinetto e l'asola verso il dietro, prendo il filo e chiudo le asole a 2 a 2. 2 volte il filo sull'uncinetto, ho l'ultima doppia maglia alta, sposto verso il dietro e lavoro chiudendo le asole a 2 a 2. Voltando il lavoro, ecco il risultato finale. Ora vado a continuare la lavorazione lavorando le 4 maglie alte consecutive. Qui mi ritrovo di nuovo sulla treccia e prendo 2 volte il filo sull'uncinetto. Qui ho la prima, la seconda, la terza e la quarta, quindi le prendiamo in fila. Volto in questo modo, entro, sposto l'asola verso il dietro, prendo il filo, tiro su e lavoro chiudendo le asole a 2 a 2. 2 volte il filo sull'uncinetto. Prendo la seconda doppia maglia alta, prendo il filo e chiudo le asole. 2 volte il filo sull'uncinetto. Ho queste due, le ultime 2, quindi vado a fianco,
Entro dal dietro, sposto la maglia dal davanti e lavoro le asole a 2, 2 volte il filo sull'uncinetto e continuo in questo modo per tutta la lavorazione. Devo lavorare le doppie maglie alte spostandolo verso l'esterno. Ora lavoro le maglie alte così come si presentano, di un totale di 4. E qui vado a ripetere la stessa cosa, lavorando la doppia maglia alta, prendendo l'asola e spostando verso l'esterno e chiudo le asole. Questa è la seconda, prendo l'asola e lavoro la doppia maglia alta a rilievo dietro. Ora lavoro le 4 maglie alte prese normalmente e devo continuare questa lavorazione fino a terminare il giro. Questo è il rovescio del lavoro. Questo il diritto. Come vedete, il punto treccia risulta molto delicato e molto bello, facile anche da lavorare. Ora vi faccio rivedere come bisogna lavorare il punto treccia. Quindi sono delle doppie maglie alte, 4 doppie maglie alte e dobbiamo lavorare prima sulla terza e poi sulla quarta. Per lavorare le prime due dobbiamo passare sul davanti sempre con una doppia maglia alta e prendiamo la prima e poi la seconda. Invece dal rovescio dobbiamo prendere le maglie consecutive così come si presentano. Iniziamo sempre la lavorazione con una maglia bassa senza fare catenella. Prendo l'asola laterale per lavorare una seconda maglia bassa. Ora lavoro le maglie alte normalmente. 2 volte il filo sull'uncinetto, salto, qui ho il punto treccia, salto la prima e la seconda, vado sulla terza e lavoro una doppia maglia alta. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sulla quarta, prendo l'asola spostandola sul davanti e chiudo le asole a 2. 2 volte il filo sull'uncinetto, passo sul davanti alle 2 doppie maglie alte e prendo la prima. 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a prendere la maglia centrale, sempre in rilievo avanti. Questo è il motivo che dobbiamo formare. Ora lavoro le 4 maglie alte consecutive. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo la terza a rilievo avanti, 2 volte il filo sull'uncinetto, la quarta a rilievo avanti e chiudo le asole a 2. Ora passo sul davanti alle prime 2 e vado sulla prima a lavorare una doppia maglia alta e poi lavoro la maglia centrale. Qui le maglie come si presentano? 4 maglie alte consecutive. Poi dobbiamo girare dal rovescio e lavoreremo le maglie come si presentano, seguendo la sequenza 1, prendendo l'asola e spostando verso l'esterno, per lavorare la doppia maglia alta al rovescio, poi 2, poi prendo la terza, sempre sposto sul dietro, poi la quarta.
Vado a continuare in questo modo e vado a proseguire per la lunghezza e la larghezza che per me va bene. Col risultato finale della copertina. Come vedete il punto è molto bello e particolare, può essere utilizzato sia per maschietto che per femminuccia. È ideale anche per maglioncini e sciarpe. Ho lavorato per circa 82 centimetri. Le misure senza il bordo finale sono circa 84 per 82. Ora vado a terminare la lavorazione dal diritto con un giro di maglie basse come abbiamo iniziato. Poi vado a fare il bordo per tutta la copertina. E prendo il filo e vado a lavorare una maglia bassa su ogni maglia a disposizione. Mi alzo con una catenella e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, maglia bassa. Le maglie devono corrispondere alle catenelle iniziali. Quindi se avete lavorato le catenelle quante ne ho fatte io, 148, dovete avere 148 maglie basse. Vado a proseguire in questo modo, così abbiamo sia il sopra che il sotto uguale. Una volta che ho lavorato le maglie basse, ho tagliato il filo e vado a riavviare la lavorazione lavorando il bordino con delle maglie alte. Lavoro delle semplici maglie alte perché voglio valorizzare più la copertina con il punto treccia. Il bordino invece lo lavoro semplice con maglie alte. Quindi mi sono riavviata da questo punto e su ogni maglia bassa ho lavorato una maglia alta. Ora vi faccio vedere come lavorare gli angoli, perché dove abbiamo gli angoli dobbiamo far girare il lavoro per formare la curva. Quindi continuo la lavorazione di maglia alta su ogni maglia bassa sottostante. Questa è l'ultima maglia bassa e qui vado a lavorare un totale di 4 maglie alte. 1, 2, 3, vado qui e 4. Questa è la lavorazione che dobbiamo far girare. Ora devo lavorare i bordi laterali delle maglie alte. Quindi in ogni barretta lavorate 2 maglie alte, poi vi rendete conto se il lavoro tira e ne dovete lavorare di più. Quindi vado a continuare la lavorazione e poi vi faccio vedere dall'altra parte dove ho l'altro angolo e tutti gli angoli li dobbiamo lavorare allo stesso modo. Ho lavorato tutto il laterale e come vedete bello piatto, non tira e non fa le onde. Quindi quando andate a lavorare vi dovete rendere voi conto quante maglie alte dovete lavorare in una barretta. Qui ho di nuovo l'angolo. A questo punto entro dove ho la maglia bassa e devo lavorare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Adesso qui ho le maglie già formate, vado a lavorare in ogni maglia bassa una maglia alta. Questa è la parte di sopra, quindi devono essere 148. Mi raccomando, le maglie che avete sopra devono corrispondere alle maglie di sotto, altrimenti un lato è più lungo, un lato è più corto. Anche i laterali devono essere delle stesse maglie. Andate a continuare in questo modo. Dove avete l'angolo lavorate 4 maglie alte, maglia alta su ogni maglia bassa sottostante, poi lavorate i laterali e vi faccio vedere poi il secondo giro come lo dobbiamo lavorare. Dobbiamo fare sempre l'aumento.
però dobbiamo fare l'aumento sulle due maglie centrali. Ho lavorato per tutto il perimetro, qui ho l'ultima maglia bassa e anche qui io ho iniziato la lavorazione. Vado a lavorare un totale di 3 maglie alte perché la prima è la maglia alta dove ho iniziato e poi chiudo con una maglia bassissima. Vado a lavorare un secondo giro. Entro, lavoro una maglia bassa, dove ho la seconda costina, lavoro un'altra maglia bassa, entro e lavoro un'altra maglia bassa e lavoro le maglie come si presentano. Quando arrivo dove ho l'angolo vi faccio vedere come dobbiamo fare l'aumento e poi dobbiamo continuare in questo modo per i giri che vogliamo lungo il nostro bordino. Andate avanti e poi vi faccio vedere come aumentare. Ho lavorato il secondo giro e sono arrivata qui dove ho fatto l'aumento e ho 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta. Sulla seconda vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. Ora vado dove ho quest'altra maglia e quindi sulla terza e anche qui vado a fare 2 maglie alte. Così abbiamo fatto l'aumento e ora vado sull'ultima maglia alta. Nel giro successivo poi andiamo a lavorare le maglie sempre sulle due centrali, andiamo a fare 2 maglie alte e 2 maglie alte. Così ogni volta abbiamo la lavorazione che gira bene e vado a continuare a lavorare le maglie in questo modo. Terminato la mia copertina e per quanto riguarda le misure ho una larghezza di 89 centimetri e un'altezza di 82 centimetri. Se volete lavorare la copertina più larga e più alta, basta andare avanti con i giri. Ricordatevi il multiplo che è di 8 più 4. Per quanto riguarda il bordo, ho lavorato solo 3 giri e la parte degli angoli viene in questo modo. Come vedete non tira, non fa difetto. Se volete potete mettere in giro un nastrino, ma io non ho voluto perché alla fine quello che volevo valorizzare di più era la copertina, il bordo, per questo ho lavorato un semplice bordo di maglie alte. Per questo progetto ho utilizzato 500 grammi di filato della Lana Gatto, vi lascio tutti i link di riferimento e se vi piace mettete un like. Spero che questo tutorial vi sia di ispirazione e continuate a seguirmi. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto, commentate. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto e grazie per la visione. Ciao e alla prossima settimana con un nuovo tutorial.